Ciao a tutti e benvenuti nel mio angolo di creatività, dove oggi daremo vita al delizioso bauletto pink. Immaginate di creare con le vostre mani un beauty case trapuntato, che non solo è morbido e stabile, ma è anche un vero spettacolo per gli occhi. Con il suo tessuto in cotone americano di alta qualità, questo bauletto è un mix perfetto di stile e praticità. L'accessorio ideale per chi cerca un progetto di cucito che unisca creatività e funzionalità in un'unica spettacolare confezione. Il bauletto pink è molto più di un semplice beauty case, è un compagno fidato che può essere trasformato in 1000 modi diversi. Usatelo come trousse portatrucchi per sentirvi sempre impeccabili, oppure riponeteci intimo e lavette con un tocco di chic. E perché no, potrebbe diventare il vostro contenitore preferito per creme e detergenti. Le possibilità sono infinite. Nella camera dei più piccoli, questo delizioso bauletto può aiutare a organizzare i piccoli giocattoli. Insomma, il suo utilizzo è limitato solo dalla vostra immaginazione. Siete pronti a scoprire come realizzare questo piccolo capolavoro? Seguite il mio tutorial passo dopo passo e date vita al vostro personalissimo bauletto pink. Iniziamo dagli occorrenti, che vi ho riassunto in una slide. Fate uno screenshot per averli sempre a portata di mano. Io ho scelto 3 fantasie diverse per un tocco di contrasto che non guasta mai e una fodera interna di colore differente per un effetto wow garantito. Cominciamo fissando l'ovatta termoadesiva sul rovescio della stoffa che abbiamo scelto, un rettangolo da 50 x 20 cm. Basta un ferro da stiro a temperatura media e un panno di cotone per proteggere i tessuti. Appoggiamo l'ovatta con la parte ruvida a contatto con il rovescio della stoffa e via una bella passata di calore. Ora disegniamo 2 diagonali sul pannello. L'inclinazione la scegli tu. Qui inizia la parte più creativa. Foderiamo con la stoffa prescelta, sempre con il rovescio contro l'imbottitura, e fissiamo tutto con delle clip. È il momento della trapuntatura. Allunghiamo il punto dritto a 3 e se hai il piedino a doppio trasporto, questo è il momento di usarlo. Per ottenere un motivo geometrico ordinato, usiamo la guida per cucire le linee parallele e regoliamo la distanza come preferiamo. Più è ampia, più grandi saranno i rombi, ma ricordati di mantenerla costante su tutto il pannello. Una volta trapuntato, il nostro pezzo misura 49 cm x 19,5. Facciamo ora 2 cuciture a 17 cm dai lati corti, lasciando uno spazio centrale di 15 cm. Infine, stondiamo delicatamente gli angoli con l'aiuto di un piattino, un trucco semplice per dare una forma più armoniosa, e tagliamo lungo la curva. Siamo pronti per realizzare l'impugnatura. Iniziamo con un passo cruciale, rinforzare il tessuto con l'ovatta, e lo facciamo nel modo già visto prima. Questo darà struttura e robustezza al nostro lavoro. Prima di procedere, ricordiamoci di sfoltire di 1 centimetro i lati più corti dell'imbottitura. Con l'aiuto del ferro da stiro pieghiamo il tessuto a metà e poi ancora verso la metà come vi mostro e cuciamo lungo i 2 lati lunghi. Questa fase è fondamentale per assicurare che l'impugnatura sia ben formata e resistente. Ora passiamo ad ancorarla. Effettuiamo una cucitura di margine inferiore al mezzo centimetro, partendo da circa 11 cm dagli angoli stondati del rettangolo che abbiamo appena trapuntato. Fissiamolo ulteriormente con 2 punti di cucitura verso l'interno a 2 cm circa dai bordi. Ogni punto di cucitura sarà come un tassello che assicura la solidità del vostro lavoro. E finalmente lo sbieco di rifinitura.
Fissiamolo con le clip tutto intorno alle parti stondate. Prestate attenzione a non oltrepassare con la cucitura la divisione del pannello. Lasciate un eccesso che potremo tagliare più tardi. Un consiglio: questa cucitura avrà un margine di mezzo centimetro per coprire quella dell'impugnatura. Infine raccogliamo il tessuto agli angoli per assicurarci che non interferisca con i passaggi successivi. Eccoci pronti per il secondo step del nostro progetto creativo. Prima di tutto prendiamo la stoffa preferita di 54 cm x 18, ricordandoci di rispettare il verso del tessuto, soprattutto se avete scelto una fantasia particolare come la mia. E con l'aiuto del ferro da stiro fissiamo l'ovatta sul rovescio. Adesso è il momento di dividere il rettangolo. Tagliamolo all'altezza di 13 cm sul lato più lungo e facciamo lo stesso lavoro con la fodera. In questo modo avremo i rettangoli pronti per essere uniti con la zip. Prendiamo la cerniera e con il piedino speciale iniziamo a cucirla sulla parte più grande del pannello rinforzato con l'ovatta. È importante sempre prestare attenzione al verso del tessuto per un risultato impeccabile. Cuciamo su questo lato con il piedino speciale per cernire lampo. Ed ecco fatto. Ora prendiamo la fodera, sovrapponiamola dritto contro dritto, in questo modo, e cuciamo sopra la cucitura già effettuata. Questo trucchetto ci renderà il lavoro più semplice e pulito. Un piccolo consiglio: se durante la cucitura della zip incontrate i cursori, posizionate l'ago basso nella stoffa, alzate il piedino e fate scorrere i cursori, ruotando la stoffa se necessario. Dopo aver fissato la zip, stiriamo bene il tessuto e passiamo una ribattitura sul dritto del lavoro. Questo passaggio è fondamentale per garantire che i dentini non interferiscano mai con la stoffa. Ora trapuntiamo il tessuto lasciando spazio alla creatività con delle cuciture orizzontali. La distanza tra le righe la scegliamo noi. Ripetiamo gli stessi passaggi con i rettangoli più piccoli che saranno la parte superiore del pannello, facendo attenzione al verso del tessuto. Cuciamo la zip prima alla parte imbottita e poi alla fodera, come abbiamo già visto, ripetendo gli stessi passaggi. Infine trapuntiamo. Diamo poi una bella pulita ai margini dei lati corti, pareggiandoli con cura. Segniamo sul dritto della stoffa con precisione la metà del pannello laterale appena cucito. Ricordate, la precisione è la chiave. Segnate anche la metà del pannello con gli angoli stondati. Facciamo combaciare i segni delle due stoffe dritto contro dritto e fissiamo tutto con le clip, fino a che incontreremo la linea di cucitura di divisione dei tre pannelli iniziali. Quando incontriamo la linea di cucitura, aggiungiamo 1 centimetro e facciamo un segno col marcatore lavabile. Ripetiamo dall'altro lato la stessa operazione e in pochi passi sapremo quanto esattamente deve essere lungo il nostro pannello laterale. Attenzione, averlo fatto più abbondante non è un'imprecisione, perché durante la trapuntatura la stoffa viene mangiata, per cui è necessario abbondare, per poi ritagliare con precisione la misura giusta del pannello. Togliamo le clip e allineiamo il pannello laterale sul tappeto da taglio.
tagliamo esattamente sulla linea marcata con il cutter, aiutandoci con le forbici per la parte con la zip. A questo punto il pannello frontale laterale dovrebbe misurare 49 cm x 17. Eccoci arrivati al terzo e ultimo step dedicato alla creazione del bauletto perfetto. Vi guiderò attraverso l'assemblaggio e la rifinitura per dare il tocco finale alla vostra opera d'arte. Iniziamo come sempre con attenzione e precisione. Segnate i punti mediani sul lato lungo del pannello con gli angoli stondati e sui lati corti del pannello frontelati. Questi riferimenti ci aiuteranno a mantenere tutto perfettamente allineato. Assicuratevi che la zip sia rivolta verso l'alto del bauletto, posizionandola correttamente verso la parte con l'impugnatura. Ora, spostando il nostro sbieco di rifinitura, fissiamo tutto con delle clip e cuciamo i lati corti del pannello laterale ad 1 centimetro dal margine. Nell'abbinare le stoffe, prestiamo attenzione a metterle sempre dritto contro dritto. Utilizziamo poi le striscioline di fodera per rifinire e mi raccomando, cuciamo partendo dalla linea di divisione cucita in precedenza senza oltrepassarla. Ribattiamo con una cucitura dall'altro lato per un margine impeccabile. Risvoltiamo tutto sul dritto e guardate, siamo quasi alla fine. Segniamo il punto mediano facendo coincidere il segno con quello del lato corto del pannello stondato. Abbiniamo il pannello al top del bauletto, spigliamo o mettiamo le clip e cuciamo con precisione a mezzo centimetro. Se preferite potete tracciare con una penna cancellabile il percorso della cucitura per ottenere angoli perfettamente disegnati. Ripetiamo poi lo stesso processo con il fondo del bauletto.
Una volta liberato lo sbieco dagli spilli, rovesciamolo sulla cucitura ripiegandolo con cura, ma prima accorciamo l'eccesso di tessuto a circa 2 cm oltre la cucitura. Dopo aver fissato i primi centimetri, passiamo agli angoli per una ripiegatura naturale. Cuciamo lo sbieco a mano con un punto invisibile. Per un tocco finale davvero professionista potete stirare il bauletto riponendo all'interno degli asciugamani per mantenere la forma e l'imbottitura perfetta. Ed ecco fatto! Spero che vi sia piaciuto questo viaggio creativo insieme a me. Non vedo l'ora di vedere i vostri meravigliosi bauletti. Alla prossima avventura creativa! Ciao!